Ciao a tutti e benvenuti su Stoicismo 2.0. Vi siete mai chiesti come affrontare al meglio le sfide della vita? Oggi parliamo di come lo stoicismo ci insegna che i problemi non sono ostacoli, ma indicazioni per la nostra crescita personale. Parte 1. La percezione dei problemi. Quando affrontiamo i problemi della vita, la nostra reazione iniziale è spesso quella di vederli come ostacoli, fastidi o persino come ingiustizie. Ma cosa accadrebbe se iniziassimo a considerare i problemi come segnali? Come guide che ci indicano la strada da seguire per la nostra crescita personale? È qui che lo stoicismo entra in gioco con la sua saggezza millenaria. Marco Aurelio, imperatore e filosofo stoico, ci offre un potente spunto di riflessione. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri. Questo significa che la nostra percezione dei problemi può trasformare la nostra esperienza di vita. Se consideriamo ogni difficoltà come un'opportunità per migliorare, cambiamo radicalmente il nostro approccio alla vita. Pensiamo all'atleta che si allena per una competizione. Ogni sfida, ogni fallimento, ogni errore è un'opportunità per imparare e diventare più forte. Allo stesso modo, nella nostra vita quotidiana, possiamo vedere i problemi come parte del nostro allenamento personale. Ogni difficoltà ci prepara per affrontare sfide ancora più grandi in futuro. Se perdiamo un lavoro, invece di vederlo come una catastrofe, possiamo considerarlo come un'opportunità per trovare qualcosa che sia più in linea con le nostre passioni e competenze. Se affrontiamo una malattia, possiamo vedere l'esperienza come un modo per apprezzare di più la nostra salute e per imparare a prenderci meglio cura di noi stessi. Marco Aurelio scriveva nei suoi pensieri: accetta con serenità tutto ciò che ti accade. Questo non significa essere passivi, ma accettare che ogni evento, positivo o negativo, fa parte del nostro percorso di crescita. Adottando questa mentalità, possiamo trasformare ogni problema in un passo avanti verso il nostro sviluppo personale. In conclusione, la percezione dei problemi è il primo passo verso una vita più resiliente e consapevole. Cambiando il nostro punto di vista, possiamo trasformare le sfide in opportunità e vivere una vita più piena e soddisfacente. Parte 2. Il potere della resilienza. Quando pensiamo alla resilienza, immaginiamo spesso una forza interiore che ci permette di resistere e riprenderci dalle avversità. Ma la resilienza, secondo gli insegnamenti stoici, va oltre la semplice capacità di sopportare. È una virtù che ci permette di trasformare le difficoltà in momenti di crescita e di evoluzione personale. Seneca, uno dei più influenti filosofi stoici, ci ricorda che gli ostacoli sono la via. Questo significa che le difficoltà non sono semplicemente cose da superare, ma strumenti attraverso cui possiamo sviluppare il nostro carattere. Ogni sfida è un'opportunità per diventare più forti, più saggi e più preparati per affrontare le future avversità. Ad esempio, immaginate di affrontare una crisi personale, come la perdita di una persona cara o una malattia grave. Invece di vedere queste esperienze come semplici tragedie, lo stoicismo ci invita a considerarle come momenti in cui possiamo scoprire nuove profondità della nostra forza interiore. La resilienza non è solo resistenza passiva, ma un'azione proattiva verso la crescita. Così come gli atleti si allenano fisicamente, possiamo allenare la nostra resilienza emotiva e mentale. Gli stoici suggeriscono pratiche quotidiane per rafforzare questa virtù. Una delle tecniche più efficaci è la preparazione negativa, che consiste nell'immaginare i peggiori scenari possibili. Questo non è per deprimersi, ma per prepararsi mentalmente a qualsiasi eventualità e ridurre l'impatto delle sorprese negative. Supponiamo di subire una battuta d'arresto professionale, come un fallimento di un progetto importante. Invece di lasciarci abbattere, possiamo vedere questa esperienza come un'opportunità per analizzare cosa non ha funzionato, apprendere nuove lezioni e migliorare le nostre competenze. Un altro esempio potrebbe essere una difficoltà nelle relazioni personali. Quando affrontiamo conflitti con amici o familiari, possiamo usare questi momenti per migliorare la nostra capacità di comunicare, di ascoltare e di risolvere problemi. La resilienza ci insegna che ogni conflitto è un'opportunità per rafforzare i nostri legami e crescere come individui. La resilienza non è una destinazione, ma un viaggio continuo. Gli stoici credono che dovremmo sempre cercare di migliorare noi stessi e che ogni giorno ci offre nuove opportunità per praticare la resilienza. Questo non significa mantenere una mentalità di crescita e di miglioramento continuo. Epitteto, un altro grande filosofo stoico, affermava: non è ciò che accade a te, ma come reagisci che conta. Questo ci ricorda che abbiamo sempre il potere di scegliere la nostra reazione alle avversità. Possiamo decidere di essere sopraffatti
o di vedere ogni difficoltà come un'opportunità per rafforzare la nostra resilienza. Infine, è importante riconoscere che non dobbiamo affrontare le avversità da soli. La comunità e il sostegno degli altri possono essere fondamentali per sviluppare la resilienza. La comunità e il sostegno degli altri possono essere fondamentali per sviluppare la resilienza. Condividere le nostre esperienze, cercare consigli e supporto e aiutare gli altri nelle loro difficoltà può rafforzare non solo la nostra resilienza, ma anche quella della nostra comunità. Parte 3. L'arte dell'accettazione. Accettare ciò che non possiamo controllare non significa arrendersi, ma piuttosto riconoscere i nostri limiti e concentrare le nostre energie su ciò che possiamo realmente influenzare. Epitteto ci ricorda: non sono le cose che ci accadono a disturbarci, ma il nostro giudizio su di esse. Uno degli insegnamenti chiave dello stoicismo è la distinzione tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non lo è. Gli stoici ci invitano a concentrarci sulle nostre azioni, pensieri e reazioni, piuttosto che sugli eventi esterni. Questo principio può essere incredibilmente liberatorio. Immaginate di essere bloccati in un ingorgo stradale. Non possiamo controllare il traffico, ma possiamo controllare come reagiamo ad esso. Possiamo scegliere di arrabbiarci e stressarci, oppure possiamo usare quel tempo per ascoltare un podcast interessante o riflettere su qualcosa di positivo. Questa scelta di focalizzarci su ciò che possiamo controllare trasforma un potenziale momento di frustrazione in un'opportunità per coltivare la pazienza e la serenità. Accettare ciò che non possiamo cambiare non significa essere passivi. Al contrario, è un atto di grande coraggio e saggezza. Accettazione attiva significa riconoscere la realtà delle situazioni difficili e prendere decisioni consapevoli su come reagire. È una forma di empowerment personale che ci libera dalla trappola dell'ansia e del risentimento. Prendiamo l'esempio di una perdita finanziaria significativa come un investimento che va male. Invece di lasciarci sopraffare dalla disperazione, possiamo accettare la perdita come un fatto compiuto e imparare da essa. Possiamo analizzare cosa è andato storto, migliorare le nostre strategie future e magari scoprire nuove opportunità che non avevamo considerato prima. Può essere una delusione personale come la fine di una relazione importante. L'accettazione ci permette di riconoscere il dolore e la tristezza, ma anche di capire che ogni fine porta con sé un nuovo inizio. Possiamo utilizzare questo periodo di transizione per riflettere, crescere e prepararci per nuove esperienze e connessioni future. L'accettazione, quindi, non è un atto di debolezza, ma una forma di libertà. Quando smettiamo di lottare contro ciò che non possiamo cambiare, liberiamo una quantità enorme di energia che possiamo invece investire in azioni costruttive. Questo ci permette di vivere in modo più pieno e autentico. Ricordate le parole di Marco Aurelio: accetta ogni cosa che accade, anche se apparentemente sgradevole, perché nulla avviene senza una ragione. Questo insegnamento ci invita a vedere il senso più profondo dietro ogni evento e a trovare pace nel riconoscere che tutto ha un posto e un ruolo nel grande schema della vita. Parte 4. Trasformare il dolore in crescita. Il dolore è una parte inevitabile della vita, ma come affrontiamo e utilizziamo questo dolore può fare la differenza tra stagnazione e crescita personale. Lo stoicismo ci offre strumenti e prospettive per trasformare il dolore in una forza di cambiamento positivo, permettendoci di emergere più forti e più saggi dalle avversità. Innanzitutto, è importante riconoscere che il dolore è una componente naturale dell'esistenza umana. Seneca, uno dei più grandi filosofi stoici, ci ricorda che il dolore è il prezzo della vita. Non possiamo evitare completamente il dolore, ma possiamo scegliere come reagire ad esso. Questa accettazione della natura inevitabile del dolore è il primo passo per trasformarlo in un'opportunità di crescita. Gli stoici ci insegnano a non fuggire dal dolore, ma ad affrontarlo con coraggio e dignità. Epitteto ci ricorda: non è ciò che accade a te, ma come reagisci che conta. Quando affrontiamo il dolore, sia esso fisico o emotivo, possiamo scegliere di vederlo come un'opportunità per sviluppare il nostro carattere. Possiamo chiederci: cosa posso imparare da questa esperienza? Come posso crescere grazie a questa difficoltà? Consideriamo alcuni esempi pratici di come il dolore può essere trasformato in crescita personale. Immaginate di perdere una persona cara. Il dolore del lutto è profondo e reale, ma possiamo scegliere di onorare la memoria della persona amata, impegnandoci in attività che riflettano i suoi valori e le sue passioni. Questo non solo ci aiuta a mantenere viva la loro eredità,
ma ci offre anche un senso di scopo e di significato durante un periodo di dolore. La resilienza, di cui abbiamo parlato in un capitolo precedente, è strettamente legata alla nostra capacità di trasformare il dolore in crescita. Ogni volta che affrontiamo una difficoltà e la superiamo, diventiamo più forti e più preparati per affrontare future sfide. Questo ciclo di superamento e crescita ci permette di sviluppare una resilienza che non solo ci aiuta a sopravvivere, ma anche a prosperare. Per integrare questo principio nella nostra vita quotidiana, possiamo adottare alcune pratiche stoiche. Una di queste è la riflessione quotidiana. Alla fine di ogni giornata possiamo dedicarci qualche minuto per riflettere sulle difficoltà incontrate e su come abbiamo reagito. Possiamo chiederci: cosa ho imparato oggi? Come posso utilizzare questa esperienza per crescere? Questa pratica ci aiuta a vedere ogni giorno come un'opportunità di apprendimento e di miglioramento. Un'altra pratica utile è la meditazione sulla mortalità, conosciuta come memento mori. Riconoscere la nostra mortalità ci aiuta a mettere in prospettiva le nostre difficoltà e a vivere ogni momento con maggiore consapevolezza e gratitudine. Ci ricorda che il tempo è prezioso e che ogni esperienza, anche dolorosa, è parte del nostro viaggio di crescita. Infine, è importante ricordare che non dobbiamo affrontare il dolore da soli. La comunità e il sostegno degli altri possono essere fondamentali nel processo di trasformazione del dolore. Condividere le nostre esperienze, cercare conforto e supporto e offrire aiuto agli altri nelle loro difficoltà può creare un senso di connessione e di forza collettiva. La condivisione del dolore non solo allevia il nostro carico, ma ci arricchisce emotivamente e spiritualmente. Trasformare il dolore in crescita è uno dei principi più potenti dello stoicismo. Ci permette di vedere le difficoltà non come nemici, ma come alleati nel nostro percorso di sviluppo personale. Abbracciando questo principio, possiamo vivere una vita più piena e significativa, trovando luce anche nei momenti più bui. Se questo video vi è piaciuto e volete approfondire ulteriormente il mondo dello stoicismo, iscrivetevi al canale Stoicismo 2.0 e mettete un mi piace. Condividete il video con chiunque pensate possa trarre beneficio da questi insegnamenti. Grazie per averci seguito e ci vediamo nel prossimo video.